Ciao e bentornati nuovamente al mio canale. Se sei nuovo benvenuto, e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Oggi andiamo a sfogliare insieme il nuovo numero di Burda Style 6 2026, quindi di giugno. Andiamo subito a sfogliarlo insieme in maniera molto veloce questo mese, senza andare nel dettaglio. Fammi sapere quali modelli vorresti che io approfondissi maggiormente. Allora, qui abbiamo la blusa oversize che è la numero 104, va dalla taglia 36 alla 48, è una pallino di difficoltà, quindi è molto facile da realizzare questa maglia. Tra l'altro è veramente molto carina. Qua è abbinata al costume, puoi utilizzarla sia quindi come copricostume, infatti la puoi anche allungare volendo. La particolarità, come vedi, sono le maniche che sono molto ampie, le maniche sono scese e poi partono con questo volant che è veramente molto carino. Tra l'altro, se sei le prime armi di cucito, c'è la spiegazione appunto della blusa step by step ed è stata realizzata in viscosa. Ti faccio vedere il figurino qui. Altri modelli sono la camicia corta, che è la numero 122, va dalla taglia 46 alla 60, quindi è una taglia più. Come puoi vedere dal figurino rimane dritta, la puoi anche quindi allungare con molta facilità anche se non sei una modellista, e ha le maniche molto ingombranti, chiuse con un polsino ampio. Ovviamente questo lo puoi modificare. Lo scollo è a V e la difficoltà è 2 pallini su 4 di difficoltà. Anche in questa cosa abbiamo all'interno del giornale la spiegazione illustrata step by step. Pantaloni Compense numero 115, taglia dalla 36 alla 48, a 2 pallini di difficoltà. Sono stati realizzati in lino, sono a vita alta e vestono alla perfezione grazie alle triple pants cucite e alle gambe dal taglio ampio e scivolato. Assolutamente sì, questo è un modello di pantaloni che snellirà tantissimo, soprattutto chi ha un fisico a clessidra e un fisico a pera. Sono super consigliati, e anche in questo caso abbiamo la spiegazione step by step nelle istruzioni. Blusa morbida numero 113, la vediamo qui, va dalla taglia 36 alla 48 a 2 pallini su 4 di difficoltà. È stata realizzata anche questa in lino, dalla linea dritta e morbida, e cattura la tensione con delle piccole pieghe che incorniciano la scollatura e l'orlo delle maniche a 3/4, e bottoncini che sono stati rivestiti con lo stesso tessuto con cui è stata appunto cucita la blusa, che la fa molto un capo sartoriale e aggiungono appunto sartorialità ma anche eleganza. Anche in questo caso lo puoi anche allungare volendo e fare, diciamo, una casacchina più lunga, sempre mantenendola morbida. Abito chemisier numero 120, taglie dalla 46 alla 56 a 2 pallini di difficoltà. Il taglio, come puoi vedere, è svasato, però rimane comunque dritta, come puoi vedere qui, vedi? Però aggiungendo, come in questo caso, una bella cintura, sarà adatta anche a un fisico per esempio a clessidra o a pera, mentre così larga e tenuta larga anche un fisico a mela, per cui veste veramente tantissime forme del fisico. È tagliata nella parte del davanti ed è chiusa da asola e bottoni, ha uno scollo abbastanza accollato, diciamo, poi ha queste parti, diciamo, sia tutta la parte del dietro che la parte fino a questa parte qua del davanti con dei volant, ed è stata realizzata in voile di cotone. Una bellissima gonna a matita, è la numero 105, taglia dalla 34 alla 44, 2 pallini su 4 di difficoltà. Un originale tessuto operato, però stai attenta perché questo tessuto tende a aumentare i volumi, quindi non utilizzare questo tessuto se sei un pochettino sovrappeso. Se sei magra e un fisico a rettangolo, allora te lo consiglio. E poi puoi utilizzare anche altri tipi di tessuti, ovviamente l'importante è che siano elasticizzati, te lo consiglio. Quindi caratterizzata dal fatto che è a vita alta, come puoi vedere, ha delle pence sia nella parte davanti che nella parte del dietro, e poi c'è la lampo invisibile nella parte
del dietro, che poi continua con un bello spacco nella parte del dietro. Analizziamo qui l'abito aderente numero 118, taglia dalla 36 alla 46 a 3 palline di difficoltà, modello sensuale femminile vivacizzato dalla Maxi Fantasia, veramente molto bella e mi piace tantissimo proprio questa fantasia, mi piace molto anche l'abito, è molto carino perché è caratterizzato da questo corpino a bustier, il punto vita è alto, quindi adatto a chi è un fisico a mela, ricordiamocelo, con una fascia e cintura a nastro da avvolgere e annodare nella parte del davanti. Puoi avvolgerlo oppure puoi fare un fiocchetto, insomma come vuoi tu, come preferisci. E poi vabbè, ha le spalline sottili, è veramente molto carino, e puoi utilizzare come tessuto tutti i tessuti tipo cotone, l'importante è che siano tessuti stretch, quindi elasticizzati. Lo vediamo anche qua, guarda che carino. Qui invece abbiamo la t-shirt a rete numero 103. È un modello super facile questa t-shirt, anche se stai iniziando a cucire è facilissima. È la numero 103, taglia dalla 36 alla 48, è un pallino appunto di difficoltà. Tra l'altro abbiamo anche le spiegazioni illustrate step by step. È stata in questo caso realizzata con questo tessuto a rete dal taglio classico, con lo scollo che rimane molto ampio, mi piace moltissimo, e poi le spalle scese e maniche che rimangono dritte, vedi? Si vede dal figurino, e poi ha due pence ai lati, cioè nella parte del seno, che mettono in evidenza, diciamo, le forme. È abbastanza lungo, diciamo che arriva ai fianchi più o meno, ma puoi farla anche più lunga, perché essendo dritta è molto facile da allungare il cartamodello. Puoi utilizzare stoffa a rete come in questo caso, ma anche un tessuto di cotone, un tessuto anche molto molto leggero. Diciamo che può essere utilizzato anche per andare al mare, anche come copricostume lo puoi utilizzare, perché non ha bisogno di nessun tipo di chiusure, come puoi vedere, perché lo scollo è molto ampio. E qui abbiamo la casacca ampia, che è la numero 121, la vediamo bene anche qui, e ha 2 stelline su 4 di difficoltà, e le taglie dalla 46 alla 60. Semplice, con twist di originalità nelle maniche, e la casacca che rimane corta. La puoi realizzare nel tessuto che preferisci, a piacere. Questo tessuto che è stato utilizzato in questo caso è il crepe, e ha questo scollo molto ampio a V, e la particolarità sono le maniche. Andiamola a guardare, lo vedi come sono incrociate nella parte terminale, sono veramente meravigliose, le possiamo vedere anche qui, molto molto particolari, vedi? Veramente bellissime. Ti faccio vedere nel dettaglio anche il figurino. E qui invece abbiamo questo meraviglioso abito che va dalla 46 alla 56, quindi una taglia più. Ricordo che Burda le taglie di Burda sono di 2 taglie circa più grandi delle nostre, per cui veste veramente taglie più, proprio tutti, praticamente veste tutte le donne, tutte le forme delle donne, ed è un vestito meraviglioso che starà bene a qualsiasi tipo di fisico. Quindi abito con incrocio il numero 123, a 3 stelline di difficoltà, e quello che mi piace è l'incrocio nel davanti, poi realizzato in un cotone elasticizzato, quindi ci permette di muoverci con molta facilità e diciamo destrezza. E poi la cosa più bella che mi piace sono le maniche, che puoi anche allungare volendo, ma è questo scollo a V che tende ad allungare il collo, quindi soprattutto adatto a chi è un fisico a mela. Questo secondo me è l'abito proprio per il fisico a mela, e queste diciamo cuciture nella parte del davanti, lo stesso, diciamo, se hai molta pancia ti sconsiglio di farle, ma di realizzarlo proprio tutto dritto, senza realizzare queste parti qua, che magari potrebbero, diciamo, mettere ancora più in evidenza la pancia. Però per il resto è l'abito perfetto. Anche la lunghezza mi piace tantissimo, perché va sotto il ginocchio, quindi mette in evidenza sì le gambe e slancia la figura. Abito con drappeggio numero 109, taglia dalla 36 alla 46 a 3 pallini di difficoltà, è stato realizzato in jersey. Quindi questo diciamo che è un abito che puoi utilizzare per varie occasioni, molto bello, e mi piace molto lo scollo, che anche in questo caso rimane tipo a barchetta, presenta spalle imbottite
è una cucitura drapeggiata che termina in un profondo spacco, sinuoso e anche sexy, come puoi vedere, lo vediamo qua lo spacco, veramente bello. E c'è anche la versione t-shirt, tra l'altro la troviamo nel modello 110, poi andiamo a vederlo, ed è stato realizzato in jersey. Ovviamente le spalline puoi anche non metterle, a me non piace con le spalline sinceramente. Questa è una moda che è ispirata a Kate Middleton, qua c'è un po' la storia di Kate, probabilmente qualcosa che riguarda lei, e infatti un vestito che è stato proprio indossato da Kate e di Alexandra McQueen, tra l'altro, e lo vediamo qui, veramente molto molto bello. Poi vabbè, lei è splendida, quindi le sta bene veramente tutto. Lo vediamo qui, abbiamo il completo quindi con la blusa numero 124 che va dalla taglia 34 al 46 a 2 pallini di difficoltà, che è stata consigliata in crespo stretch, e poi la gonna, come puoi vedere, la 124, che rimane con il cinturino in vita e la cerniera lampo nella parte del dietro, e rimane con al ginocchio ovviamente, quindi molto molto chic, e ha profonde pieghe sciolte che regalano un'ampiezza fluida e creano quindi movimento. Anche la blusa mi piace veramente tantissimo perché è modellata nella vita, avendo diciamo tagliata nella parte centrale del dietro con la cerniera lampo invisibile e 2 pence laterali. E poi la cosa bella di questa diciamo è la baschina svasata che appoggia delicatamente sulla gonna, veramente molto bella, e le maniche sono lunghe. E poi nel davanti, adesso qua non lo vediamo, lo vediamo in questa foto, nella parte del davanti abbiamo un bello scollo a V. Qui abbiamo di grande tendenza per esempio il gilet lungo, che è stato realizzato in tessuto operato, perfetto sostitutivo estivo del blazer. Lo possiamo vedere qua, il numero 108, taglia dalla 36 alla 48 a 2 stelline di difficoltà, vestibilità morbida, gilet è realizzato in cotone, importante che sia un cotone bello consistente, è un cotone operato appunto, lo scollo è a V, quindi anche in questo caso mette in evidenza il collo e il décolleté, si può indossare sia da solo che su bluse e shirt. La stoffa consigliata è il cotone, e abbiamo in questo caso la spiegazione step by step nelle istruzioni, e ha un solo bottone, quindi scende, come vedi, bello dritto, vabbè si scende dritto, ma in questo caso forma una sorta di V rovesciata perché sta sollevando il braccio ovviamente. E poi ha delle pence che partono qui, diciamo dallo scalfo fino ad arrivare all'orlo. Questa l'abbiamo vista prima, ti ricordi? Era un abito, la t-shirt drapeggiata numero 110, le taglie dalla 36 alla 46 a 3 pallini su 4 di difficoltà. La t-shirt con scollo a barchetta e le maniche rimangono corte. Le maniche ovviamente le puoi anche allungare, anche se dalla modella a me sembrano più lunghe rispetto al figurino, però vedi sono molto belle sia tenute corte ma anche più lunghe. Le puoi cucire, le puoi realizzare anche sotto il gomito. I tessuti che devi utilizzare chiaramente devono essere tessuti fluidi. Perché devono mettere in evidenza questo drappeggio nella parte del davanti. La stoffa è consigliata infatti è il jersey di viscosa, che permette di avere un tessuto elasticizzato, quindi molto comodo, e nello stesso tempo anche fluido, ed è tagliato nella parte del dietro e poi ha 2 pence nel seno. Blazer numero 119, taglia 34-44 a 3 pallini di difficoltà, lino, realizzato in lino, dal taglio al punto vita, quindi è tagliato in vita, come puoi vedere, ha una silhouette bella fluida e ha un solo bottone, è molto femminile, nello stesso tempo anche diciamo molto elegante, infatti lo puoi utilizzare anche per andare in ufficio volendo, e i revers sono sottili. Le stoffe consigliate sono il lino, e qui possiamo vedere lo stesso indossato con i pantaloni, che sono un pantalone classico numero 117, taglia dalla 34 alla 44 a 3 pallini di difficoltà, capo essenziale intramontabile, ideale da abbinare al blazer numero 119 appunto, per un look elegante ma non troppo formale. Tessuti consigliati sono il lino.
hanno una cintura in vita, poi hanno una chiusura sul davanti con cerniera e patta, cadono belli dritti. Abito con cintura numero 114, taglia dalla 36 alla 46 a 2 pallini su 4 di difficoltà. È l'abito che è stato realizzato in raso con inserto a V nel corpino, lo vediamo qua, l'abbiamo visto meglio, cioè praticamente ha una V con un inserto a cascata che poi secondo me realizzare o meno. Le spalle sono scese con una manichetta, è molto morbido, molto carino, indossato con una cintura. Questo è un abito che puoi utilizzare veramente tutta l'estate, che ti terrà veramente molto fresco. Qui invece è un blazer esclusivo che è stato disegnato da Gattinoni, da Luigi Filippo Morelli, e lo vediamo qui. Vabbè, è un blazer veramente d'alta moda, bellissimo, numero 125, taglia dalla 34 alla 46, a 3 pallini di difficoltà. Questo è chiaro che è il classico blazer sartoriale, cioè appena si vede un blazer del genere dice questo solo in sartoria può uscire un capolavoro del genere. È stato utilizzato come tessuto la seta burette di linea aderente a scollo sagomato e fianchetti sovrapposti sulla parte del davanti. Infatti, come vedi, creano un effetto doppio anche nella parte del dietro. Spero che si veda nel figurino. Poi ha un ricamo che chiaramente nella parte del davanti possiamo fare o non fare, dipende dai gusti, e l'altra caratteristica è lo scollo, che come vedi è fatto tipo a scaletta, vedi? Se non ti piace lo puoi anche modificare e fare tondo, ecco, se non ti piace, ma secondo me è perfetto così. Abbinato con i pantaloni a palazzo è veramente meraviglioso. Ecco qua, vediamo il blazer nella parte del dietro, quello che ti dicevo prima, vedi la particolarità? Guarda che belle le pants, come mettono in evidenza la figura femminile, proprio la sinuosità delle forme della donna, veramente una meraviglia da comprare la rivista anche solo per questa bellissima giacca. Qua è un'estate romantica, iniziamo con la gonna ampia numero 102, che è una cucitura facile, va dalla 36 alla 46, infatti ha un pallino di difficoltà. È stato realizzato in un tessuto ricamato. Mi piace veramente tantissimo queste gonne con questi tessuti ricamati, ampio, vaporoso, arricciato in vita. Il cinturino è un semplice nastro elastico che rende comodità e vestibilità, quindi è facilissima proprio da realizzare anche per questo. È stato utilizzato il sangallo, quindi super consigliato per l'estate. Short numero 116, taglia dalla 36 alla 48 a 2 pallini di difficoltà. Sono stati realizzati in viscosa, hanno una linea morbida e comoda, definita da discrete pants nella parte del davanti. Ne ha 3 nella parte del davanti e 2 nella parte del dietro, e quindi fanno in modo che rimanga bella aderente in vita e poi vada a svasare verso diciamo l'orlo. Ovviamente le puoi anche allungare volendo, se vuoi magari farli più lunghi e quindi leggermente più eleganti. E nel punto vita, come puoi vedere, non ha cinturino, quindi ha la paramontura interna. I tessuti, il misto viscosa. Tracciato extra con sfondo rosa, quindi un must have assoluto per l'estate, facile da individuare sul foglio tracciati grazie allo sfondo rosa. Stiamo parlando del gilet giacca numero 107, le taglie dalla 36 alla 48, 2 pallini di difficoltà. È una rivisitazione del blazer, in tessuto trapuntato con ampie spalle squadrate, guarda che carine. Io ho fatto vari abiti con le spalle fatte in questo modo e profilate anche. Sul dietro è inserita una fascia sottile, la vediamo qui nel figurino, che insieme alla cintura a nastro modella la linea. Il tessuto, puoi utilizzare un tessuto trapuntato ed è una spiegazione che puoi trovare all'interno della rivista perché è illustrata step by step. Il mio modello preferito di questo mese è l'abito svasato numero 111. Fammi sapere qual è il modello che ti è piaciuto di più invece a te. Mi è piaciuto perché è un modello che mi piacerebbe realizzare veramente tantissimo,
è molto molto bello per svariati motivi. Adesso andiamo a vederli insieme. Va dalla taglia 34 alla 44, 2 pallini di difficoltà, e a stile impero. A me piacciono molto tutti i vestiti in stile impero, e ha le maniche corte a palloncino, io adoro le maniche a palloncino, e poi va a svasare verso l'orlo, quindi io amo veramente questo tipo di abiti estivi. È stato realizzato in leggero crespo a pois. La lunghezza ovviamente la puoi regolare a seconda dei tuoi gusti, quindi la puoi fare anche più corto, puoi addirittura fare proprio un abito lunghissimo, quindi bello lungo e fresco per l'estate. Mi piace moltissimo lo scollo, che è tutto, vedi, sicuramente ha una coulisse come nelle maniche, con questo laccetti che puoi regolare a piacere. Qui invece abbiamo il top dritto numero 101, taglia dalla 36 alla 46 a 2 pallini di difficoltà, è semplicissimo, ha proprio 3 cuciture in tutto, quindi lo realizzerai proprio in mezz'ora praticamente, se sei brava. E se stai iniziando a cucire, inizia con questa cosa un pochettino più facile, non andare a incapponirti nella realizzazione di capi troppo difficili. Il tessuto che è stato utilizzato è la viscosa a righe in questo caso, spalline ingentilite appunto da queste spalline e dall'inserto in pizzo, vedi? L'inserto in pizzo. Mini blusa numero 106, taglia dalla 36 alla 46 a 2 pallini di difficoltà. La blusa è in cotone ricamato, scollo rotondo e lacciatura con doppi bottoncini, e può essere abbinato alla gonna 102 di pagina 88. Vabbè, comunque anche con i pantaloni è veramente molto carino, è sbracciato come puoi vedere, tagliato nel davanti con asole e bottoni, e ha 2 pence sia nella parte del davanti che nella parte del dietro, che quindi lo fanno avvitato. Mentre qui abbiamo l'abito paper bag numero 112, taglia dalla 36 alla 46 a 2 pallini di difficoltà. Questo è molto bello di abito, però penso che sia un po' scomodo, perché ha questa parte qui, vedi, con una coulisse dove è stato inserito sicuramente un elastico. Il numero 112, taglia dalla 36 alla 46 a 2 pallini, scollatura effetto, regala all'abito questa scollatura un carattere vacanziero, assolutamente sì, è molto bellino, non dico niente. È tagliato nella parte del davanti, è chiuso da asola e bottoni, puoi anche non farlo, ecco, puoi farlo anche senza la parte davanti tagliata, a mio avviso. Mentre la stampa 1000 fiori richiama i paesaggi della Provenza, è vero, che è in Francia, per chi non lo sapesse. È veramente molto carino, lo puoi realizzare così, cioè lo puoi indossare in questo modo oppure con una cintura. Abbiamo terminato di sfogliare insieme Burda Style di giugno 2026, questa volta è stato uno sfoglio molto più veloce. Ad alcune persone è piaciuto il mio nuovo modo di sfogliare Burda Style, dove ti dicevo proprio tutti i cambiamenti, tutte le modifiche. Diventavano dei video veramente molto lunghi e anche molto impegnativi da parte mia, quindi facciamo una cosa. A me piacerebbe magari approfondire un abito in particolare o comunque un cartamodello. A seconda di chi vince io posso fare quello che facevo comunque nelle altre sfogliamo insieme Burda Style. Io ti ringrazio di aver visto il video fino adesso, ti invito sempre a iscriverti al canale, a lasciarmi un bel pollice alzato e un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata, e un hype, perché anche quello mi aiuta tantissimo a divulgare il video, mi raccomando. E poi fammi sapere anche se vorresti anche la parte di sfogliamo Burda Style più approfondita, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!